Hokuto no Ken. Chi ha una certa età ha subito in mente di cosa stiamo parlando, ma oggi, caro popolo di Alkill, vogliamo darvi il benvenuto su un video dedicato a tutti i giovani del nuovo millennio. Oggi vogliamo spiegare a voi, nella speranza che possiate effettivamente seguire il nostro consiglio, perché questo manga lo dovete assolutamente recuperare, specialmente adesso che avete la possibilità di farlo con la nuova ristampa. Hokuto no Ken. Al di là di ciò che ha significato per il mondo del manga giapponese, al di là dei tanti artisti che ha ispirato, al di là della qualità artistica, insomma, rappresenta una lezione senza tempo per i ragazzi moderni, perché offre insegnamenti che trascendono il contesto della storia e parlano direttamente al cuore di chiunque affronti sfide quotidiane. Perché recuperarlo? Cerchiamo di capirlo. Kenshiro, il protagonista di Hokuto no Ken, è molto più di un maestro di arti marziali. È un simbolo vivente di valori universali che attraversano il tempo e le culture. In un'epoca in cui egoismo e superficialità sembrano spesso dominare, il suo esempio di giustizia, compassione e altruismo offre un faro di ispirazione. Kenshiro dimostra che la forza, sia fisica che morale, non è mai un fine in sé, ma un mezzo per proteggere e aiutare gli altri, ricordandoci l'importanza di agire per il bene comune anziché per il tornaconto personale. L'Hokuto Shinken, l'antica arte marziale di cui è custode, non è soltanto uno stile di combattimento, ma un vero e proprio codice etico. Incarna il principio che ogni potere sociale, economico o tecnologico porta con sé una responsabilità. Questo messaggio risuona particolarmente nei giovani, chiamati a crescere in un mondo in cui la maturità e il rispetto verso gli altri sono più importanti che mai. Kenshiro non è un vero eroe invincibile, porta con sé il peso di dolori personali e sacrifici, eppure in ogni lotta non perde mai di vista il suo scopo: infondere speranza e protezione in un mondo devastato. La sua resilienza insegna che affrontare le difficoltà con coraggio e sacrificarsi per il bene degli altri non è una debolezza, ma il segno di una forza autentica e profonda. Attraverso la complessità dei personaggi, tanto protagonisti quanto antagonisti, Hokuto no Ken ci invita a riflettere sulla natura umana. Ogni sfumatura caratteriale ci porta a esplorare le motivazioni altrui, promuovendo nei giovani una maggiore empatia e una visione del mondo meno giudicante e più comprensiva. Hokuto no Ken non è solo una storia di lotta e redenzione. È una meditazione sulla natura umana, sulla resistenza dello spirito e sulla capacità di trovare speranza anche nei momenti più bui. L'opera ha ispirato innumerevoli manga, anime e film, influenzando profondamente la cultura popolare. In un certo senso, Hokuto no Ken è una parabola moderna che utilizza il linguaggio dell'azione e del dramma per esplorare temi filosofici profondi. Attraverso le sue pagine, Hara e Buronson ci ricordano che anche quando il mondo sembra perso, il cuore umano è capace di una forza straordinaria, una forza che può cambiare il destino dell'umanità. È ambientato in un mondo post-apocalittico devastato da una guerra nucleare in cui la civiltà è crollata e i sopravvissuti lottano per la sopravvivenza. Questo contesto estremo diventa un palcoscenico ideale per esplorare temi universali come la lotta tra il bene e il male, la sopravvivenza, l'amore e la speranza. Il messaggio principale dell'opera si basa sull'idea che anche in un mondo dominato dalla violenza e dal caos esiste spazio per valori come la giustizia, la compassione e l'umanità. Kenshiro, il protagonista, rappresenta il baluardo di questi ideali, utilizzando la sua forza non per il potere personale, ma per proteggere i deboli e riportare equilibrio. Kenshiro è l'erede della sacra scuola di Hokuto Shinken, un'antica arte marziale letale. Tuttavia, il personaggio non si limita a essere un abile combattente. È un uomo che incarna i valori profondi come la pietà, il rispetto per la vita e il sacrificio. La sua frase iconica, "Tu sei già morto, omae wa mo shinderu", non è solo una dimostrazione di forza, ma anche un avvertimento per i suoi nemici, un modo per sottolineare la conseguenza delle loro azioni. Kenshiro agisce come un giudice in un mondo senza legge,
ma lo fa con un senso di responsabilità che deriva dalla sua profonda connessione con il dolore umano. Ogni sua azione è guidata dalla volontà di proteggere i deboli e di creare un mondo migliore, anche quando il costo personale è altissimo. Uno degli aspetti più affascinanti di Hokuto no Ken è la caratterizzazione dei suoi personaggi. Boronson e Hara non li dipingono mai come figure monodimensionali. Al contrario, ognuno di loro ha una storia, una motivazione e un passato che li rende profondamente umani. Personaggi come Rao, Toki e Shin incarnano diverse sfaccettature della natura umana: l'ambizione, il sacrificio, l'amore e la redenzione. Rao, in particolare, è un esempio lampante di questo approccio. Sebbene rappresenti il principale antagonista per gran parte della serie, il suo desiderio di dominare il mondo è guidato dalla convinzione che solo una leadership forte possa salvare l'umanità dal caos. Rao incarna una visione della forza come mezzo per imporre ordine e giustizia attraverso il dominio assoluto, riflettendo una filosofia in cui il fine giustifica i mezzi. Kenshiro, d'altra parte, vede la forza come uno strumento di protezione e sacrificio, radicata nella compassione e nella difesa dei deboli. La loro rivalità, quindi, è più di una semplice lotta per il potere. È uno scontro ideologico tra autoritarismo e altruismo, tra il controllo attraverso la paura e la guida attraverso l'amore e l'empatia. Un tema ricorrente nell'opera è la concezione della forza. In Hokuto no Ken, la forza non è fine a se stessa, ma è uno strumento per proteggere gli altri. Kenshiro stesso ripete più volte che il vero potere risiede nella capacità di usarlo per il bene comune. Questa idea si oppone alla visione egoistica e distruttiva della forza adottata da molti antagonisti. Il manga sottolinea anche l'importanza del controllo e della disciplina, elementi che richiamano fortemente il codice del Bushido, l'antico codice d'onore dei samurai. L'Hokuto Shinken, con le sue tecniche letali, non è accessibile a chiunque proprio per il suo potenziale distruttivo, simile alla katana dei guerrieri giapponesi, che poteva essere brandita solo da coloro che possedevano una profonda etica e un senso di responsabilità. Solo chi possiede una comprensione autentica della vita e della morte, una consapevolezza che trascende l'egoismo, può padroneggiare quest'arte senza esserne corrotto. Questo riflette l'idea che la vera forza non risiede solo nell'abilità fisica, ma nella rettitudine morale e nella capacità di proteggere gli altri. Un altro pilastro filosofico dell'opera è il tema dell'amore. L'amore è la forza motrice dietro molte delle azioni di Kenshiro. Il suo viaggio inizia con il desiderio di salvare la sua amata, Yuya. Tuttavia, il concetto di amore in Hokuto no Ken si estende oltre il romanticismo, abbracciando l'umanità nel suo insieme. Kenshiro ama profondamente le persone che protegge ed è disposto a sacrificarsi per loro. Il sacrificio è un tema ricorrente anche per molti altri personaggi. Toki, il fratello maggiore di Kenshiro, rappresenta l'esempio più puro di altruismo. Accetta la propria mortalità e utilizza le sue ultime forze per guarire e aiutare gli altri. Questo sacrificio assume un significato quasi cristologico, anche se il parallelismo è più col Battista, come abbiamo ben spiegato nel video apposito che trovate sul canale. Toki agisce come un messia che porta sollievo e speranza in un mondo devastato, abbracciando il dolore degli altri e accettando il proprio destino con serenità. La sua figura richiama l'idea del martire che dona se stesso per il bene collettivo, mostrando che la vera forza risiede nell'amore incondizionato e nella capacità di rinunciare a tutto, persino alla propria vita, per gli altri. In conclusione, Hokuto no Ken è molto più di un manga d'azione, è una lezione di vita. Attraverso Kenshiro e i personaggi che lo circondano, paradossalmente impariamo che la vera forza non risiede nei muscoli o nella violenza, ma nella capacità di amare, proteggere e sacrificarsi per gli altri. Un messaggio che oggi, come allora, risuona profondamente con i lettori di tutto il mondo. Hokuto no Ken è più di un manga, è una guida filosofica che, con il linguaggio dell'epica e del dramma, insegna ai ragazzi moderni a vivere con integrità, empatia e forza d'animo.
nella speranza di aver fatto breccia nei vostri cuori, vi invitiamo a lasciare un commento e un like, ad iscrivervi se siete nuovi del canale e come sempre buona vita a tutti!